Leggendo i libri di Bettinelli ho iniziato davvero a sentirmi in viaggio con lui su una Vespa e ho cominciato a sognare di costruire un viaggio alla sua maniera. Di lui il primo tragitto lo fece da Roma fino a Saigon. Per la sua generazione il Vietnam aveva un significato molto forte, voleva dire qualcosa per loro che in quegli anni avevano seguito la guerra in Vietnam. E mi sono detto che per chi ha la mia età è l'Europa a essere qualcosa di importante, non solo simbolicamente, ma qualcosa che ha veramente influito sulle nostre vite. Siamo una generazione che ha avuto la possibilità di viaggiare con voli low cost, senza visti, senza passare dogane, solo con la propria carta d'identità. Abbiamo in tutti i paesi d'Europa tante esperienze comuni e abbiamo la possibilità di tenerci in contatto con i social network parlando inglese, e in tanti negli ultimi anni hanno avuto la possibilità di conoscere paesi diversi viaggiando anche grazie a progetti come l'Erasmus. L'idea del viaggio era attraversare l'Europa toccando tutti i paesi membri dell'Unione Europea, i paesi candidati a entrarne a far parte e quelli considerati possibili candidati. Farlo con la mia Vespa 50 perché era il mezzo che avevo a disposizione, che il mezzo perfetto, perché mi avrebbe impedito di andare veloce, mi avrebbe costretto a cercare strade alternative, strade secondarie, a toccare posti sconosciuti e a incontrare persone anche al di fuori delle località turistiche. L'avrei fatto da solo perché volevo anche mettermi alla prova e sentirmi comunque libero a ogni bivio di andare dove volevo andare io ed entrare di più in contatto con la gente, come riesci a fare solo quando sei in viaggio da solo. E l'avrei fatto d'inverno perché è l'unica stagione libera dal lavoro in cui potevo stare via così tanto da casa. Come Bettinelli anch'io di meccanica non ne capivo praticamente nulla, quindi prima di partire ho voluto cercare di imparare almeno le cose più piccole che mi potevano servire durante il viaggio, e mi sono affidato a due amici, due ragazzi di Albissola che hanno un'officina e mi hanno aiutato a preparare la Vespa. Mi hanno fatto anche un piccolo corso pre-partenza per insegnarmi a riparare i guasti più frequenti, cambiare i cavetti, cambiare la candela. Alla partenza la Vespa si presenta in condizioni pessime. Carica abbastanza stabile, ho fatto un paio di salite e Peyton si è comportato bene. E sono un grande tifoso di Peyton Manning. Sembrò un nome ben augurante da dare alla mia Vespa. Puttana, piscia benzina, ma che cazzo è successo? Sarà staccato il tubetto. Adesso un litro di benzina. Di fatto i primi giorni invece sono stati forse tra i più faticosi, perché l'Italia non finiva mai. Sino a quel punto tutti quei chilometri percorsi così lentamente sotto la pioggia mi avevano messo addosso un po' di frustrazione. Sono indietro da matti e non vedo l'ora di uscire dall'Italia, anche se oggi è stata una bella strada. Però secondo il mio navigatore sono ancora qua. Troppo indietro per oggi. Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. Passato il confine, lì è cambiato tutto, allora lì veramente ho cominciato a sentirmi in viaggio. Pare che ci sia un problema di voltaggio, quello che esce è troppo alto, niente, perché si deve cominciare le lampadine. Dove cazzo sono? Non so dove cazzo sono finito. Privizze. Infatti fanno tutti Privizze, ma dove cazzo è Privizze? Già in Croazia i primi segni della guerra si intravedevano. Un po' di case abbandonate, un numero spropositato di cimiteri lungo le strade e purtroppo tante lapidi di persone giovani morte in quegli anni. E l'impatto poi ancora più crudo, più evidente quando entri in Bosnia. Allora lì davvero le case con le finestre sbarrate, i segni delle pallottole, i segni delle cannonate sono continui.
ce n'è dappertutto, e anche nelle città, la stessa Sarajevo porta ancora ben evidenti i segni e le ferite della guerra. Mostar, al di fuori del centro storico ben restaurato, è piena di edifici ancora con i segni dell'artiglieria, e tutto questo contrasta in maniera incredibile con la gente che ho incontrato, le persone, la loro indole pacifica, l'ospitalità che mi hanno dimostrato tutte le volte che mi sono fermato a chiedere indicazioni o tutte le volte che ho avuto bisogno. Sembra impossibile che ci sia stato quello che c'è stato qua. Sì. Perché tutte montagne, tutti i campi, tutta gente pacifica, dici com'è possibile? Per una guerra sono colpa di 3-4 persone, sai. You are coming with Vespa in the Bosnia. You are very crazy, believe me. Why? And because maybe you are on some drugs. And listen, if you are on some drugs, can you please give us to check, try that? And maybe we go with bicycle on the Italy. Sui Balcani ho passato anche qualche giorno piuttosto complicato, soprattutto a causa del tempo. Non potevo aspettarmi niente di diverso mettendomi in viaggio in pieno autunno, però le difficoltà hanno cominciato a essere un po' più serie. Là dove osano le aquile! Questi ragazzi mi hanno salvato la vita! Ho cominciato a desiderare parecchio durante quelle giornate di raggiungere la Grecia e ritrovarmi a fare delle strade costiere fino a raggiungere la Turchia. È bellissimo, siamo in cima al mondo, viaggiamo alla grande! Le giornate in Grecia sono state spettacolari, ho incontrato bel tempo e l'ospitalità della popolazione è stata eccezionale. Yamas. Fa freddo, comincia a essere sempre più complicato trovare un posto dove piantare la tenda al riparo, e anche perché comunque qua gente che parla inglese o che abbia voglia quantomeno di capire quello che provi a dirgli ce n'è un po' meno rispetto ai Balcani. Abbiamo la giornata impegnativa su questo pezzetto di Carpazi e poi tutta pianura fino a Timișoara. Cominciavo davvero a sentire di aver messo insieme un numero di chilometri e di esperienze che mi stavano dando davvero soddisfazione. Ero vicino a quello che era il mio obiettivo minimo, l'arrivo a Varsavia, e prima di partire era lì che volevo almeno arrivare per andare a trovare, prima di ritornare a casa, la tomba del mio bisnonno. Ho cercato di ricostruire un po' la vita di questo mio bisnonno, Cipriano Colombini. Mi incuriosiva perché è anche citato in un libro di Giovannino Guareschi che racconta il periodo della prigionia in un campo di concentramento nazista. Mio nonno era un capitano dell'esercito italiano che dopo l'8 settembre, come tanti altri, fu deportato in Polonia come prigioniero dei tedeschi. La strada è diventata tutta bianca, sono scivolato, sono caduto,